Oggi ti presento una nuova funzione di intelligenza artificiale generativa che permette addirittura di clonare le persone, ma ovviamente soltanto nei video. Vediamo come funziona. L'introduzione che avete appena visto è un'introduzione che io non ho mai fatto. Mi spiego meglio. Quella persona che avete visto sono io, ma non ho mai detto quelle parole. Tutto ciò è frutto di una clonazione del mio volto e della mia voce da parte dell'intelligenza artificiale. Si tratta di una nuova funzione del software AGen che avevamo visto nel video precedente. In quello avevamo approfondito la funzione di video translator che permette di caricare un video magari in italiano e di ottenere la versione in un'altra lingua. Oggi invece vediamo come funziona Instant Avatar, la nuovissima funzione di AGen che serve a clonare le persone ma soltanto in video. La nuova funzione Instant Avatar è arrivata proprio oggi. Ho ricevuto un'email da parte del team di AGen che me la annunciava e mi dava la possibilità di testarla tra i primi nel mondo, tra un gruppo di beta tester. Vi faccio vedere quindi come funziona andando direttamente sul sito AGen. Qui trovate una rinnovata interfaccia completamente cambiata e in primo piano proprio la funzione Instant Avatar qui in alto, con la possibilità di utilizzare una serie di free Instant Avatar, quindi gratuitamente, e poi acquistarne degli altri a pagamento. Io ho già realizzato la prima versione, che è quella che avete visto, ma il processo di creazione è davvero molto semplice. Basta cliccare su Free Instant Avatar, si vedrà un video del CEO Josh che spiega come funziona il tutto. Si va avanti, c'è una parte di istruzioni nelle quali ci viene spiegato che il video deve essere di 2 minuti, che bisogna utilizzare una videocamera professionale o anche uno smartphone aggiornato, nuovo, di avere una giusta illuminazione e di registrare in un ambiente tranquillo, di stare seduti o in piedi ma in una posizione ben precisa, senza spostarsi, senza movimento, di guardare direttamente in camera, di fare delle pause tra una frase ed un'altra e di fare dei gesti ma non a livello del volto, per evitare che poi l'algoritmo non riesca bene a capire dove andare ad intervenire per la modifica del labiale. Dopo aver letto le istruzioni si può provare a caricare il proprio video oppure si può registrare direttamente dalla webcam per fare una prova veloce. In realtà conviene registrare meglio, con più calma, un video di qualità maggiore e poi caricarlo. Si apre la finestra del caricamento dei video, il video può essere ospitato in uno spazio come Google Drive per esempio, oppure si può caricare localmente. Ci viene chiesto di rivedere tutte le indicazioni che c'erano state date prima, cioè la faccia visibile sempre, il fatto di agire in maniera naturale, gli occhi diretti alla videocamera, le pause tra le varie frasi con la chiusura delle labbra, il fatto che l'ambiente deve essere tranquillo e una buona illuminazione. A questo punto, se io clicco su My Footage Looks Good, il video verrà caricato. Nella fase successiva mi verrà chiesto di registrare il mio consenso all'utilizzo da parte di AGen del mio filmato per scopi di clonazione appunto del mio volto. Io qui ho già fatto una registrazione del consenso. La registrazione si può fare in inglese o in italiano e in questo caso vedremo apparire un testo da declamare nel momento in cui siamo pronti per registrare il consenso. Io l'ho già fatto, quindi posso
riutilizzare lo stesso consenso e andare avanti. A questo punto si fa il submit del video, si sceglie il nome dell'avatar, si sceglie il sesso e si sceglie l'account email, che probabilmente può rimanere anche lo stesso di quello che abbiamo utilizzato. Si fa il submit e si aspetta una 10-15 minuti prima di avere il completamento di tutta la procedura di analisi e di elaborazione del video. Dopodiché ci arriverà anche un'email che ci avvertirà che è stato completato. Al termine vedremo apparire il video nella sezione Avatar. Cliccando questa sezione potremo vedere quello che è stato elaborato e da qui arrivare alla possibilità o di creare un fine tune del video. In questo caso però, per avere una versione migliorata del video bisognerà pagare $49 al mese per ottenere un video a maggiore risoluzione e qualità, un più accurato lip sync e una clonazione in 25 lingue, pronto in 24 ore circa. Per il momento ci accontentiamo del video ottenuto e per procedere si clicca su Create Video, si sceglie il formato Landscape o Portrait e si va avanti. Entriamo quindi nell'interfaccia della creazione del video complessivo. Ora, per modificare le cose che ho detto nel video di presentazione, quindi per far dire all'avatar qualcosa di diverso, posso seguire due strade. La prima strada si chiama Text Script, la seconda si chiama Audio Script. Text Script permette appunto di scrivere qualunque testo e farlo declamare all'avatar, ma per far ciò bisogna attivare anche l'opzione voce, cioè bisogna cliccare qui ed andare a scegliere una voce che tra quelle che sono state predefinite dal sistema in varie lingue, alcune di queste sono anche in italiano, ma ovviamente la cosa migliore che in questi casi si può fare è clonare la propria voce. La clonazione della propria voce è una funzione supportata che però richiede una procedura particolare. La prima cosa è dare un consenso e sottomettere questo consenso. Poi bisogna registrare un testo che ci viene sottoposto di media lunghezza, di qualche minuto, e infine sottomettere appunto la nostra voce. Però per far questo bisogna comunque arrivare a pagare qualcosa come $99. Quindi diciamo è una operazione che si può fare fattibile, che io non ho fatto, ma che comunque ha un costo consistente e importante. La seconda strada che si può percorrere invece è quella di AudioScript. AudioScript permette di registrare invece un nostro audio e far sì che il sistema lo sincronizzi con il labiale rispetto all'avatar che abbiamo già preso in considerazione, che abbiamo già clonato. Quindi possiamo scegliere un file con la nostra voce da caricare oppure iniziare la registrazione di un testo appunto da leggere e da far declamare al nostro avatar. Questa è semplicemente una prova di quello che si può fare con HeyGen e la sua funzione di clonazione delle persone, di Instant Avatar. A questo punto bisogna fare invia, submit, vengono consumati 0,5 crediti e dopo qualche minuto avrò la mia registrazione pronta. Questa è semplicemente una prova di quello che si può fare con HeyGen e la sua funzione di clonazione delle persone, di Instant Avatar. Se torniamo indietro alla parte di creazione del video, vediamo che ci sono tantissime altre cose che si possono fare per creare un video. Per esempio si possono aggiungere dei testi, dei titoli di qualunque tipo con una serie di template che ci vengono forniti, si possono aggiungere degli elementi come frame, sticker, icone, immagini, altri video, forme o anche musica per rendere il video più attraente, oppure si possono caricare dei nostri asset particolari
particolari. Quindi ci sono una serie di elementi, tra cui template, che si possono utilizzare proprio per rendere il video più professionale possibile, e questo è molto utile anche a scopi di attività corporate come training o ancora come video per la promozione di nuove funzioni di un nuovo prodotto. Insomma, Eigen sembra davvero una società proiettata verso l'innovazione, che può dire la sua in questo panorama sempre più competitivo. Io non vedo l'ora di vedere le vostre creazioni. Se riuscite ad accedere a questa funzione, provatela, fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.